Okay. Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Claudia. Ciao a tutti! E della sua Cupra Tavascan, un'auto, un SUV enorme, perché siamo quasi a 4,70 m, un SUV coupé che Claudia ha preso per lei e per la sua famiglia. È un'auto costosetta. È un'auto costosetta, È un'auto sì, costosetta. È full electric, esatto. quindi è completamente elettrica. Basta, non parlo più adesso, chiediamo a Claudia perché l'hai presa. Allora, innanzitutto volevo provare un po' l'esperienza del full electric e poi chiaramente è molto elegante, lo trovo un'auto sportiva ma elegante, mi piaceva molto la linea e quindi mi sono buttata. Ok. Claudia, volevo chiederti, mi ricordo che avevi un'auto che era tipo un furgoncino, diciamo Esatto, così. sì. Cos'era l'Opel? Opel Zafira, Ok, sì, l'Opel Zafira. sì, era un furgone, ho 2 bambini e quindi siamo una famiglia di 4, era molto comodo, quindi ho completamente cambiato Sì. l'auto, sì, proprio in tutto. Quello lì era diesel, quello lì era un motore Sì, diesel? era diesel. Era diesel. Quindi sì, perché mi ricordo che ti vedevo passare, poi ho visto Sì. Claudio passare con questa qua, ho detto qua bisogna fare una recensione subito, perché è un'auto, vabbè, io Cupra la prenderei solamente per il marchio che ha, cioè il simbolo che ha delle 2C stilizzate lì, che è bellissimo. È vero. E dopo è sportiva, è bella, è veramente bella. È bella quanto è anche costosa. Esatto, sì, ha un costo che va, insomma, la base dai 60.000 euro, quindi sì, è un'auto costosa. Voi Però l'avete presa o l'avete presa direttamente o l'hai a noleggio? no, allora appunto quest'auto non è mia di proprietà, ma Ok. è un noleggio a lungo termine. Ok. Anche l'auto che avevo prima, noi teniamo insomma i noleggi a lungo termine così proviamo anche più macchine. Ok, bene, sì, al giorno d'oggi secondo me, vabbè, dopo ognuno guarda le sue tasche, però una famiglia che deve affrontare una spesa del genere sono comunque 60.000 euro, non sono pochi. Sì, sono d'accordo. Lo diciamo perché a me piace fare queste interviste qua ai proprietari perché i dati sono reali, non è la classica da concessionaria che facciamo vedere, qua sono le parole dei proprietari dell'auto, quindi quello che lei ha provato, perché l'ha presa, queste cose qua, sono tutte reali. Ecco, questo è che mi piace a me. E parliamo anche a volte di soldi perché è diventato comunque una spesa, l'auto non indifferente, insomma 60.000 euro. Sì, non è un prezzo accessibile a tutti, questo sicuramente no. Esatto, e quindi uno la prende a noleggio che comunque avrà una rata che non è indifferente, però ho tutto compreso dentro. Esatto, Tutto sì, sì. bene. Dove la carichi? Allora, Perché il problema dell'elettrico sono tutti, no, perché non ha autonomia. Sì, è vero. Quindi Questo mai se vuoi è uno raccontarci. dei problemi che appunto prima, insomma, di fare la scelta ne avevamo parlato, però io ho a casa i pannelli, quindi io posso caricarla a casa e posso caricarla a lavoro, perché anche a lavoro ho la possibilità di caricarla avendo i pannelli fotovoltaici. Ok. Quindi anch'io nella giornata il tragitto in realtà è casa e lavoro, diciamo per la maggior parte, e quindi insomma per me, per noi non è un problema. Comunque devo dire che da quando ho l'auto elettrica mi sono resa conto che le colonnine comunque ci sono ovunque, cioè anche al supermercato dietro casa mia sono veramente ovunque. Prima non le notavo perché non avevo necessità, Esatto. però adesso mi sono resa conto che non è così difficile, insomma, ecco, nel caso in cui servisse caricarla al di fuori Questa di è una casa bella o lavoro. testimonianza perché tutti quelli che fanno i commenti sull'auto elettrica poi dicono ah ma non ci sono colonnine, Sì, ma non esatto. funzionano, non te ne accorgi fino a quando non la usi. Esatto, fin quando non ti serve non te ne accorgi. Questi erano tutti i dubbi che insomma avevamo un attimo, ci eravamo fatti anche a casa prima di prendere questa auto elettrica. In realtà poi nel momento in cui abbiamo scelto e tu sali a bordo c'è proprio l'app di Cupra e cliccando vedi tutte le colonnine a disposizione per ricaricare e diciamo che nello schermo ce ne sono un sacco, e solo là ti rendi conto, ah caspita, e appunto mi sono resa conto che vicino a casa ne ho tantissime, che prima neanche non mi ero resa conto. E poi caricare a lavoro, non è che hai un distributore a benzina a lavoro, Esatto. a meno che non hai un'azienda agricola che puoi fare carburante, però quello lì resta per l'agricola.
Però dico, chi è che ha un distributore a lavoro o a casa? Quasi nessuno. Con l'auto elettrica puoi avere questo. Esatto, insomma, sì. tutto qua. E mi dicevi che come autonomia, perché qua abbiamo una batteria comunque a 77 kWh, come autonomia? Sì, allora come autonomia un 550 km, Sì. però appunto dipende tanto dalla temperatura esterna e anche dal tipo di guida che si ha. Questo Ok. incide moltissimo. E hai visto che tu mi raccontavi siete andati fino a Firenze? Allora, esatto, noi siamo arrivati fino a Firenze, però era estate, quindi la temperatura esterna era più calda e abbiamo fatto sì, 500 km tranquillamente, caricando la batteria al 100% però. Ok, perché di solito la carichi fino Solitamente all'80? sì, allora è consigliato caricarla fino all'80%, questo è proprio il consiglio che ti danno e difatti noi la carichiamo all'80%. In quel caso, affrontando un viaggio, il nostro primo viaggio un po' così più lungo, abbiamo caricato al 100%, ma siamo arrivati proprio tranquillamente, non c'è stato nessun problema. Credo che se però lo facessi adesso, che le temperature sono nettamente inferiori, non credo che insomma, riuscirei ad arrivare a Firenze senza non fare prima una carica. Ok. Perché mi sono proprio accorto che con la temperatura esterna, adesso che è inverno, la batteria dura molto meno. C'è una percentuale più bassa, sì, Sì. questo sì. Anche perché comunque hai la pompa, cioè hai il climatizzatore che scalda e consuma abbastanza. Si è chiusa. Ok, si è chiusa. Ha un bel È beep, si tutto sente. sì. Si sente. E bene, io adesso direi facciamo un giretto veloce intorno all'auto, come al solito misuriamo il bagagliaio perché è la mia prassi, diciamo, di misurarlo, perché 400 litri, ok, ma quanto grande è sto bagagliaio? Allora misuriamo realmente, ti darò il metro a te Claudia nel Perfetto, caso. ok. E l'auto, questa qui è il modello base, quindi non è la full optional, però base per modo di dire, perché ha tutto, ha i fari full LED, ha tutto quello, adesso vedete anche all'interno che è bellissimo, e basta, ha un bianco che è un bianco perlato bello, non è il classico bianco. Comunque adesso diamo un occhio e nel frattempo chiediamo anche i pregi e i difetti di quest'auto a Claudia. Ok, partiamo dal frontale, bello aggressivo, veramente bello, come tutte le Cupra, che hanno questa linea qua molto sportiva, guardatelo così, eccoci qua, e anche di color bianco rende tantissimo. Belli i fari full LED, vedete che qui abbiamo i fari di posizione che sono sempre a LED, tutto a LED. Non abbiamo i fari fendinebbia, ma penso ormai stanno sparendo i fari fendinebbia, eccoci qua, guardate che bel frontale che ha, anche visto dal basso, molto molto bello. Qui abbiamo, che stavo guardando prima mentre facevamo il video, ci sono delle feritoie, guardate, che belle che sono. Le nervature così, e questo bianco color perlato, che è molto bello, soprattutto con una giornata di sole come oggi. Qui abbiamo i nostri cerchi. Allora, abbiamo delle ruote invernali, come vedo, sono il 245/45 R20 e anche dei cerchi veramente belli e sportivi. Adesso vi faccio vedere la parte laterale, ditemi voi se non è bella come linea. Claudio, ti sei innamorata praticamente Sì, sì, mi sono innamorata. di quest'auto, molto molto bella. Bello anche il posteriore, guardate qua, con le luci che fanno coast to coast, il logo qua se non sbaglio si illumina Si di notte. illumina, esatto. La scrittina Cupra, qui sotto abbiamo un finto estrattore, però è molto bello e sportivo. E qua dicevi che c'era un difettuccio? Allora, sì, allora, essendo donna, io ho riscontrato questo difetto, ovvero che non ci sono i tergicristalli posteriori. Sì, per me, cioè, davo per scontato, insomma, che tutte le auto le avessero e mi sono resa conto nel momento, appunto, come queste mattine, quando c'è la nebbia o comunque c'è dell'umidità che si appoggia, io, insomma, avrei la necessità, ecco, di averlo, però non c'è. Quindi secondo me, parere personale, per me è un difetto, insomma, È un difetto per quello che è la mia idea. Ecco. Ok. Chiaramente immagino che non diventa più sportiva e ne perde di bellezza, però a volte ne avrei la necessità. Beh, vedi, questi sono particolari che magari al momento dell'acquisto non te ne accorgi. No, te ne accorgi... infatti me ne sono accorta nel momento in cui volevo appunto usarlo e ho cercato le leve e ho detto forse non c'è proprio e difatti non c'è. Esatto, Non c'è. sì. Ok, guardiamo un attimo il bagagliaio, Sì. così misuriamo
vabbè, è elettroattuato, logicamente tutto elettrico. Esatto. Vedete qua la telecamera retromarcia, anche qua le luci sono tutte a LED. Magari se riusciamo una sera, riusciamo a fare un video, non magari. sarebbe male, perché ha un po' di chicchette. Ha molte chicchette con il buio, proprio a te che piace poi anche il simbolo della Cupra, si proietta a terra, quindi insomma mi sa che ne vale la pena farla al buio, così potrete vedere, puoi vedere insomma com'è. Ok, allora qui abbiamo il nostro bagagliaio con una retina che vedo qua, Sì. tutto ben rifinito, comunque è tutto rivestito, vedo che non c'è niente di plastica esterna, doppia faro a LED per illuminare il nostro bagagliaio, quindi se si occupa da una parte e dall'altra non c'è nessun problema. Vedete che la luce c'è anche di qua con una presa a 12 volt, quindi siamo a posto. E qui sotto, ora ok. non ce l'ho perché è a casa, però ha il cavo per ok. caricare la batteria. Quando vai in giro, quindi quando Esatto, fanno- dentro il... Vedo che c'è anche il passaggio qui per gli sci, Sì, oppure per esatto, vedere... si può togliere, estrarre e ci possono infilare, insomma ci stanno le cose più lunghe, ecco, sì. Molto bene. E se vuoi misurarlo... Vado a misurare, sì. io non essendo tecnica, dimmi esattamente dove... Magari misuriamo la base qua, che è quella più Ok, stretta. perfetto. Allora ha una larghezza di Ma qua mi 100, 100, quindi quindi un metro, una profondità sempre sulla parte più... Andiamo. Eccoci qua. Quasi 90? Quasi 90, sì. Sì, E un'altezza magari da qui alla capelliera. Diciamo. sempre dalla parte più bassa, diciamo. Sì. Vediamo. Ragazzi, sto facendo misurare una donna un bagagliaio, eh? Ci proviamo, 40. 40 centimetri. Ok. Sì, non è male, penso che per la famiglia... Allora basta. sì, rispetto all'auto che avevo prima, chiaramente gli spazi sono molto ridotti, Sì. però devo dire che cioè, insomma, ci sta tutto dentro molto comodamente. No, sì, beh, qua Sì. non c'è nessun problema, secondo me le valigie ci stanno tranquillamente. Sì, Bene, io adesso direi saliamo dentro e vediamo un attimino come è fatta. chiudo. Ok, chiudi, eccoci qua. Quindi sempre tutto, è anche molto veloce, silenziosissimo. Sì. Sì. C'è anche la possibilità di aprirlo, ma questo bisogna impostarlo con il piede, facendo così, se si ha magari in mano la spesa Ah, ok. o altro, passando il piede sotto si apre. Quindi è già di serie anche questa cosa Sì, qua? sì, sì. Ok. Sì, Molto, però molto bisogna bene. impostare questa cosa. No, avendo bambini evito perché sì. Sì, magari passano sotto. Esatto. Ok, bene. Beh, io l'altro giorno, ho la Skoda Octavia che si apre così il bagagliaio, sono andato a fare benzina, sì, gasolio, facevo fare il pieno, passa sotto le cose, si è alzato. Esatto, quindi evito e lascio così che quando mi serve, insomma, vado. Ok, adesso saliamo dietro, adesso Claudia sale su nella sua... che non so se sei mai salita dietro. Sì, sono salita dietro da passeggera. E adesso Claudia, tu quanto alto sei? Allora, sono 1,60, 1,65. Ok. Sì. E guardate spazio che ha, adesso il sedile è impostato sulla sua altezza Esatto. e quindi guardate spazio che c'è. Non manca di sicuro lo spazio su quest'auto, anche perché anche qui è tutto piatto, come vedete, non ci sono scalini per la trazione, eccetera. Qui abbiamo due prese USB-C per ricaricare il nostro telefono, tablet, quello che c'è. Abbiamo comunque anche il climatizzatore trizona, qui dietro possiamo regolarlo con le due bocchette dell'aria e il nostro bel bracciolo. Poi i sedili sono belli perché sono tutti in tessuto. È microfibra. Ah, ok, scusa. È microfibra, essendo donna è microfibra e avevo letto che era anche riciclata, che Cupra aveva fatto questa cosa, che questa microfibra era riciclata. Bene, grazie. Insomma... Molto attenta al dettaglio. Poi qui abbiamo un bracciolo che possiamo tirare giù dove passa, c'è il passasci che dicevamo prima. E ecco qui si qua, possono mettere i bicchieri. Esatto. Anche qua guardate come è rifinito, nonostante sì, sia un bracciolo che lo apri ogni tanto, però è rifinito molto molto bene. Ok, abbiamo le luci, quelle sì, eccola qua la plafoniera che è anche regolabile con le luci a LED, e abbiamo le maniglie per tutti gli occupanti, vedo, sia dietro che davanti anche per il guidatore, quindi non manca nulla. E scusate che entro, ah sì, c'è scritto qua che è riciclato. Ah, ecco. Eccolo qua, questa è la vista posteriore. È un'auto da un design molto particolare, vedete che anche questo segno qua di Y, non so, è riportato sia nei sedili che anche all'interno dell'auto. Molto bella.
e questo super display che fa giorno praticamente. Ho visto che hai anche le casse della Sennheiser, quindi per essere il modello, diciamo, quello di entrata ha già tutto quello che serve. Ok, adesso saliamo davanti e vediamo i materiali delle porte. Allora, saliamo nella parte anteriore. Cose che sono in mastro, Claudia, è che la maniglia non viene su, è No, elettrica praticamente. esatto, Ha un si sensore. appoggia, ha un sensore e si apre. Esatto, questa qua è un particolare non indifferente, insomma. Comunque vediamo che abbiamo allora sedili elettrici, già con 3 memorie, tutto elettrico, quindi qua lo regolate elettricamente. Vedete quel disegno qua, viene riportato sia nelle porte, qui deve essere una figata. Qui si illumina, di esatto, notte. molto molto bello, si illumina in diversi colori che puoi scegliere dallo schermo, Ok. tutti gli effetti che vuoi. Bello. Ah, ma i vetri sono elettrici solo... Ah, solo 2 vetri qua, per abbassare dietro. No, qui decidi tu anche quelli davanti o quelli dietro. Ah, ok. Poi hai la chiusura per i bambini, Sì? oppure insomma la sicurezza se sei dentro in auto e magari vuoi chiuderti dentro. Sì, Particolare. decidi tu davanti e dietro. Ok. Sì. Molto bene. Qui abbiamo tutte plastiche, allora, qua è plastica morbida, qui è plastica rigida bella, con questo color bronzo qua, stupendo. Qua abbiamo tutta plastica comunque, cioè tutta microfibra. No, questo non credo sia un microfibra. Ok, un'ecopelle. Un'ecopelle, Un'ecopelle. E qui plastica rigida. sì. E quindi Anche questa parte si illumina, eh? Ah, ok. Sì? Dai, bisogna fare un video di notte. Bisogna, sì. Bisogna farlo Mi sa di di notte. sì. Vedete che qua sotto ci sono delle luci che illuminano quello che diceva adesso Claudia. Bello il nostro volantone qua. Guardate che bello, della Cupra con il drive che puoi cambiare la modalità di guida. Esatto. Ok. Ma Lorenzo, non sai una cosa? No, non lo so. Che questo volante si riscalda. Ah, Quindi vedi che è proprio per le donne. è proprio per Questo volante si riscalda e ti riscalda le mani. Ah, Cioè, oltre che i sedili, anche il volante. Questa cosa è, buono. è veramente Per una te. chicca per me. per te. Ne avete anche mia moglie sempre le mani fredde e dice ma se il volante è freddo Veramente. vedete che i punti di vista delle donne sono sempre diversi da noi maschietti. Eccoci qua, questo è il sedile, guardate che bello che è, sportivo, sempre con questo disegno qua che vedete che è riportato, è molto bello. Sono confortevoli come sedili, Sì. o sono solo sportivi e rigidi? No, diciamo? sono confortevoli perché sono avvolgenti, ecco. Sì, sì. Sì, molto belli. Eccoci qua. Anche questi, guardate come sono rifiniti con tutte le inpunture. Cioè, Cupra da quel punto di vista là, secondo me, tanto di cappello, eh. E questa è la vista laterale. Adesso saliamo dall'altra parte così vediamo un attimo l'infotainment e poi facciamo le conclusioni. Volevo farvi vedere un'altra chicca adesso. Claudia, apre la porta dal lato passeggero. Vai pure, Claudia. Guardate il sedile. Vieni indietro per accogliere il passeggero. Questa è una bella cosa. Sì, per agevolare la seduta, sì. Molto bella questa cosa qua. E poi si riassesta Ah, ok. e avanza nel momento in cui sei seduto. Anche questo è un particolare. Ho visto che lì c'è la luce per l'angolo cieco, che si è illuminata di giallo adesso. Guardate che super display. Qua dice ciao Claudia, benvenuta. Quindi l'auto è sua. Non è che, Mia. è sua, non è che siamo... Un piccolo display qua davanti, non so, deve essere un 5 pollici se non sbaglio, giusto per vedere i chilometri, la batteria, l'autonomia e tutto il resto, insomma. Abbiamo delle luci anche qui a LED, eccoci qua. Qui tutte le plafoniere, molto simili alla Skoda che ho fatto io la recensione, quindi se volete andare a vedere di notte le luci, come si illumina quelle cose qua, sono molto simili. Tutto il resto no, perché quello che mi hai raccontato secondo me bisogna farla. Sì, bisogna fare il video. Climatizzatore Bizona, vedo. Sì? Ok. E anche Android Auto e Apple CarPlay, se non sbaglio. Mi stai facendo delle domande a cui non so rispondere. Colleghi il cellulare qua. Sì, vedi? sì, Okay. si collega, sì. Ok. Allora, questa cosa qua mi è venuto fuori con un proprietario della Tiguan che aveva una macchina da super full option e fa, non sapevo avesse Android Auto, quindi... No, sì, No, per dirti questo, è per dirti che a volte andiamo a prendere le auto, oppure certe persone si fissano su certe cose e non sanno neanche di averle. Ah, sì, Okay. ma questo sicuramente. Cioè... Quindi un'auto del genere... Poi sì, qua si può ricaricare, poi si può Ok. ricaricare anche qua.
Ah, cosa appoggiandolo. induzione, O ok. sì, non so se è una roba... È una bella cosa quello lì, perché tu appoggi il telefono tanto che viaggi, puoi caricarlo tranquillamente. Quindi vedete che c'è un altro spazio qua sotto di questo fascione qua, qui c'è il tasto doppie frecce, qui è tutto illuminato, vedo, non mancano proprio luci da nessuna parte. Ok, accendo un attimo qua, gli do l'ok, giusto per farvi vedere il display. Guardate che display che ha, enorme e anche bello, ha un bel colore. Qua tutte le app, eccoci qua. Merita tantissimo. Qui abbiamo il volume touch, qui il climatizzatore, quindi sedili riscaldati, anche quello Esatto. lì, oltre al volante. Con 3 impostazioni Ok. di riscaldamento e in più anche il volante, come dicevo prima. Ok. E qui scusa Sì, Claudia, sì, che sì, a me vai. piacciono queste robe qua, luci, e qua potete Come dicevo personalizzare, prima. bello. Esatto. Sì, qua video da fare di notte, magari con tuo figlio che Sì, che lui è smanetta di più. esperto, esatto. Ok, signori, io cosa volete che vi dica? L'auto è bella, cioè piacciono proprio tutte le Cupra, dalla prima all'ultima, e spero magari un domani di averne una tutta per me, quando andrò in pensione. Oppure la affitti e la noleggi. Sì, la noleggio così e siamo a posto. Bene signori, allora giriamo la telecamera, facciamo le conclusioni qui dentro, diverso dal solito, eccoci qua con Claudia. E Claudia, io ti ringrazio per la Grazie disponibilità, a ce te. l'abbiamo fatta dopo tanto tempo a fare questo video, finalmente. Se avete delle domande fatele pure nel video, che poi io chiederò a Claudia, oppure Claudia magari se ogni tanto guarda il video e Posso rispondere? puoi rispondere, magari analizzi un attimo l'auto. E basta, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la tasto delle notifiche. Grazie a tutti e grazie ancora a Claudia per la disponibilità. Ciao ciao! Ciao a tutti!